Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Xanax bugiardino. Il farmaco Xanax è un farmaco di classe C, il principio attivo del Xanax è alprazolam. Il prezzo rilevato per la vendita di questo farmaco è di circa 3,05 € a confezione. Scheda tecnica Xanax. Xanax compresso a rilascio prolungato è indicato nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio. Controindicazioni Xanax. Xanax compresso a rilascio prolungato è controindicato in pazienti con una nota ipersensibilità alle benzodiazepine, all'alprazolam o ad uno qualsiasi degli eccipienti e nei pazienti affetti da glaucoma acuto ad angolo chiuso. Il prodotto può essere usato nei pazienti con glaucoma ad angolo aperto che ricevono una terapia appropriata. È inoltre controindicato in pazienti con insufficienza respiratoria grave, insufficienza epatica grave, miastenia grave, sindrome da apnea notturna. Xanax compresso a rilascio prolungato è controindicato nel primo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento. Confezioni. Xanax 20 CPR 0 e 25 mg, farmaci equivalenti, ditta produttrice, Pfizer Italia SRL. Xanax somministrazione, Xanax 0,5 mg compresso a rilascio prolungato, Xanax 1 mg compresso a rilascio prolungato, Xanax 2 mg compresso a rilascio prolungato, Xanax 3 mg compresso a rilascio prolungato. Xanax 0 e 25 mg compresse, Xanax 0 e 50 mg compresse, Xanax 0,75 mg/ml gocce orali, soluzione, composizione, ogni compressa a rilascio prolungato contiene. Principio attivo. Alprazolam 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg. Eccipienti. Lattosio, ipromellosa, silicianidra colloidale, magnesio stearato. Composizione. Xanax 0 e 25 mg compresse. Ogni compressa contiene. Principio attivo. Alprazolam 0 e 25 mg. Eccipienti. Lattosio monoidrato. Cellulosa microcristallina. Diotil-sodio solfosuccinato. Sodio benzoato. Silice colloidale. Amido di mais. Magnesio stearato. Xanax 0 a 50 mg compresse. Ogni compressa contiene. Principio attivo. Alprazolam 0 e 50 mg. Eccipienti. Lattosio monoidrato. Cellulosa microcristallina. Diotil-sodio solfosuccinato. Sodio benzoato. Silice colloidale. Amido di mais. Magnesio stearato. E110. Alluminio. Ossido idrato. Xanax 1 mg compresse. Ogni compressa contiene. Principio attivo. Alprazolam 1 mg. Eccipienti. Lattosio monoidrato. Cellulosa microcristallina. Diotil-sodio solfosuccinato. Sodio benzoato. Silice colloidale. Amido di mais. Magnesio stearato. E132. Alluminio. Ossido idrato. Xanax 0,75 mg/ml gocce orali, soluzione, 1 ml contiene. Principio attivo. Alprazolam 0,75 mg. 10 gocce contengono 0,25 mg di alprazolam. Eccipienti. Alcol. Glicole propilenico. Saccarinato di sodio. Aroma pompelmo. Acqua, depurata. Dosaggi Xanax. Xanax compresso a rilascio prolungato deve essere somministrato una volta al giorno, preferibilmente al mattino. Le compresse devono essere assunte intere. Non devono essere masticate e non devono essere frantumate o divise. Il dosaggio ottimale di Xanax compresso a rilascio prolungato va individualizzato a seconda della gravità dei sintomi e della risposta soggettiva del paziente. Il dosaggio giornaliero raccomandato è di 3-6 mg/die. Le indicazioni posologiche riportate dovrebbero coprire le esigenze della maggior parte dei pazienti.
Qualora fosse necessario un dosaggio più elevato, le dosi vanno aumentate gradualmente per evitare rischi di effetti collaterali. In generale, i pazienti mai trattati con psicofarmaci richiedono dosi minori rispetto a quei pazienti precedentemente trattati con ansiolitici o sedativi, antidepressivi, ipnotici, o a pazienti alcolisti cronici. Si consiglia di usare sempre la dose più bassa per evitare il rischio di sedazione, residua o atassia. In caso di effetti collaterali già con la somministrazione iniziale si consiglia di diminuire il dosaggio. Il trattamento dovrebbe essere il più breve possibile. I pazienti dovrebbero essere rivalutati regolarmente e la necessità di un trattamento continuato dovrebbe essere valutata attentamente, particolarmente se il paziente è senza sintomi. Aggiustamento posologico. Il trattamento con Xanax compresse a rilascio prolungato deve essere iniziato con una dose da 0,5 mg, 1 mg una volta al giorno. In base alla risposta clinica del paziente, la dose può essere aumentata ad intervalli di 3-4 giorni fino ad un massimo di 1 mg/die. È possibile un aggiustamento posologico più lento per permettere la completa manifestazione dell'effetto farmacodinamico di Xanax compresse a rilascio prolungato. Generalmente, la terapia deve essere iniziata ad una dose bassa per ridurre al minimo il rischio di reazioni avverse in pazienti particolarmente sensibili al farmaco. La dose deve essere aumentata fino ad ottenere una risposta terapeutica accettabile, ovvero una riduzione sostanziale o una totale eliminazione degli attacchi di panico, fino all'insorgenza di fenomeni di intolleranza o fino a quando è raggiunta la dose massima consigliata. Mantenimento del dosaggio. In sperimentazioni controllate condotte per stabilire l'efficacia di Xanax compresse a rilascio prolungato nel disturbo da attacchi di panico sono state utilizzate dosi nell'intervallo da 1 a 10 mg/die. La maggior parte dei pazienti ha evidenziato un'efficacia del trattamento alle dosi da 3-6 mg/die. Occasionalmente alcuni pazienti hanno richiesto un massimo di 10 mg/die per ottenere una risposta soddisfacente. L'efficacia di Xanax compresse a rilascio prolungato per periodi più lunghi non è stata valutata sistematicamente oltre le 8 settimane. La durata necessaria del trattamento per i pazienti affetti da disturbi da attacchi di panico che rispondono a Xanax compresse a rilascio prolungato non è nota. Si consigliano, comunque, controlli periodici. Dopo un periodo di prolungata assenza degli attacchi di panico, si può provare una sospensione graduale del farmaco sotto stretto controllo, ma è dimostrato che questo può essere spesso difficile da realizzare senza che ricorrano o si manifestino fenomeni da sospensione. Effetti Xanax. Come tutti i medicinali, Xanax può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Gli eventuali effetti indesiderati di Xanax vengono osservati generalmente all'inizio del trattamento e solitamente si risolvono con il proseguimento della terapia o riducendo le dosi. I pazienti che hanno partecipato a studi clinici controllati hanno riportato i seguenti effetti indesiderati associati alla terapia con Xanax. Patologie endocrine, iperprolattinemia, disturbi del metabolismo e della nutrizione, diminuzione dell'appetito, disturbi psichiatrici, depressione stato confusionale, disorientamento, diminuzione della libido, ansia, insonnia, nervosismo, aumento della libido, patologie del sistema nervoso, sedazione, sonnolenza, atassia, compromissio della memoria, disertria, capogiri, cefalea, compromissione dell'equilibrio, problemi di coordinazione, disturbo dell'attenzione, ipersonnia, letargia, tremore, vertigini, biascicamento, difficoltà di concentrazione, amnesia, squilibrio del sistema nervoso autonomo, distonia, patologie dell'occhio, offuscamento della vista, patologie gastrointestinali, stipsi, secchezza delle fauci, nausea, vomito, Xanax in gravidanza. I dati relativi alla teratogenicità e agli effetti sullo sviluppo postnatale e il
comportamento a seguito del trattamento con benzodiazepine sono incoerenti. Esistono prove fornite da alcuni primi studi con gli altri composti della classe delle benzodiazepine che mostrano che l'esposizione in utero può essere associata a malformazioni. Studi successivi con farmaci della classe delle benzodiazepine invece non hanno fornito nessuna prova chiara di qualsiasi tipo di difetto. Una grande quantità di dati basati su studi in coorte indicano che l'esposizione alle benzodiazepine durante il primo trimestre non è associata ad un aumento del rischio di malformazioni maggiori. Tuttavia, alcuni primi studi epidemiologici caso controllo hanno evidenziato un aumentato rischio di schisi orale. I dati hanno indicato che il rischio di avere un bambino con una schisi orale, dopo un'esposizione materna alle benzodiazepine è inferiore a 2/1000 a fronte di un tasso atteso per tali difetti di circa 1/1000 nella popolazione generale. Il trattamento con benzodiazepine a dosi elevate, durante il secondo o il terzo trimestre di gravidanza, ha rivelato una diminuzione di movimenti attivi fetali e una variabilità del ritmo cardiaco fetale. È stato riportano che neonati esposti alle benzodiazepine durante la fine del trimestre di gravidanza o durante il travaglio mostrano la sindrome floppy infant o i sintomi di astinenza neonatale. Quando il trattamento deve essere somministrato per ragioni mediche, durante l'ultima parte della gravidanza, anche a basse dosi, si possono osservare i sintomi della sindrome floppy infant quali ipotonia assiale e problemi di suzione che portano ad un ridotto aumento di peso. Questi segni sono reversibili, ma possono durare da 1 a 3 settimane, secondo la vita del prodotto. Dosi elevate, durante l'ultimo periodo della gravidanza o durante il travaglio, possono causare effetti nel neonato quali depressione respiratoria o apnea e ipotermia, dovuti all'azione farmacologica del farmaco. Se il trattamento con alprazolam è necessario durante l'ultima parte della gravidanza, devono essere evitate dosi elevate, e sintomi di astinenza o della sindrome floppy infant devono essere monitorati nel neonato. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.